Cari amici di Planet Spin, benvenuti in questo nostro nuovo video qui sul canale. E oggi una pescata un po' diversa da quelle che faccio solitamente. Sono in interno fiume, a spigole ovviamente, con le esche artificiali, però ecco, sono ospite di un amico di cui abbiamo già parlato sul nostro canale, il caro Andrea Cracco. Benvenuto. Ragazzi, buonasera. Benvenuto Andrea. Mi ha convinto con una canna da spinning che non è nel mio range di azione, comunque bella cosa veramente. Allora, in questo video cerchiamo di catturare il nostro target della giornata, che è la spigola, che tenteremo di insidiare, come dicevo, con le esche artificiali. Faccio vedere un po' il posto, la tecnica di pesca, gli approcci che faremo, le esche artificiali. Speriamo di divertirci e di fare qualche bella cattura. Andiamo Andrea. Forza! La pescata di oggi è una pescata un po' particolare perché a differenza dello spinning classico che viene fatto in mare, all'interno fiume abbiamo bisogno di attrezzature, diciamo, adeguate a quelle che sono le esche artificiali che usiamo. In questo spot, dove il fondale varia dai 2 metri fino ai 3 metri e mezzo massimo, però ecco, ci sono anche delle buche, dei canaloni, delle rocce e della vegetazione semiaffiorante, e quindi di conseguenza dobbiamo un attimo prima di tutto osservare lo spot, capire dove far passare le nostre esche artificiali e soprattutto capire dove si trova la strike zone, no? Che è un po' la zona, quella più o meno ampia, dove c'è massima possibilità che il pesce possa girare. Può essere intorno a una pietra, su una zona dove c'è corrente, oppure solitamente sono le zone dove abbiamo visto oppure che vediamo le classiche palle di foraggio, perché il foraggio attrae i predatori, quindi prima o poi il predatore arriverà in quella zona e quindi capiamo in questo modo dove lanciare le nostre esche artificiali. Nell'uscita di oggi io ho portato sia esche rigide che soft bait, quindi esche siliconiche, morbide, e quindi di conseguenza dobbiamo un attimo anche orientarci verso la scelta di queste esche artificiali. Iniziamo con qualche esca rigida e poi, andando avanti, proviamo a sondare maggiormente il fondale, e lo possiamo fare nel migliore dei modi con le esche in gomma, magari su tessine piombate, e a seconda della corrente, della profondità, del tipo di presentazione che vogliamo fare al nostro pesce, scegliamo l'esca ideale come dimensioni e come peso. Io ho portato con me 2 canne, la classica 5 ottavi tuttofare, e poi una canna leggermente più potente per magari insidiare pesci con esche diciamo un po' più importanti. Però ecco, andiamo avanti con la pescata, vediamo se abbiamo qualche risposta in termini di cattura e ci regoliamo di conseguenza. È una pesca che faremo, no Andrea, tipicamente fermi, siamo qui ancorati al centro del fiume, e poi magari se abbiamo risposte ci tratteniamo ancora qua, se invece vediamo che non ci sono risposte magari ci facciamo trasportare dalla corrente più a valle e magari diciamo, tentiamo l'approccio un po' più dinamico, classico dello spinning di ricerca.
Cari amici, qualche lancio qui in Ternofiume a spinning con il nostro Andrea Gracco e la Spigola ci è venuta a salutare. Ragazzi, come prima esperienza non c'è male, devo dire la verità. La slamiamo e la rilasciamo subito. subito. La facciamo ossigenare un po', Andrea? Sì. Anche se è un pesce che è stato davvero poco fuori. È andata? È andata. Complimenti Andrea. Ragazzi, una bellissima esperienza, no? Bellissimo, Raccontiamo a caldo questa esperienza. Innanzitutto ci tengo a dire che per me è un'esperienza nuova, perché lo spinning, come sapete, mi avete visto sempre impiegati nelle tecniche della bolognese, del feeder. Cimentarmi oggi è stata un'improvvisata, no? Sì. Abbiamo fatto questa improvvisata, sono andato a comprare la canna da spinning, l'artificiale, ho scelto secondo quelli che erano i miei gusti gli artificiali, qualcosa ho domandato, qualcosa mi è piaciuto, come nel caso di questo Minnov, e niente, che dire, la pesca è bella sempre e comunque. Le sorprese dello spinning, ora ci facciamo ancora qualche lancio. La pesca premia sempre i neofiti, no? Cioè, è una regola importante questa qua, che non va mai sottovalutata, perché le prime esperienze a volte sono quelle che ci premiano di più. Vedremo che cosa succederà in seguito. È vero, la pesca è fatta, come dico sempre, di piccoli dettagli e di momenti fortunati, però ecco, è vero che sei un principiante in questa tecnica, però se non stavi qua, se non credevi nell'artificiale, nell'attrezzatura... Certo, no, poi sono stato invogliato da un caro amico, quindi voglio dire, questa per me è stata una richiesta a cui non potevo scappare. Vediamo se ancora qualche altra spigoletta grossa, ci farà compagnia. Parliamo un po' di esche artificiali. Nella prima parte ho utilizzato qualche crank tipo questo per fare un po', diciamo, di pesca un po' più di vibrazioni, ricercando magari il pesce un po' più attivo, però non ho avuto risposte. Ora invece inizio una sessione con le esche in gomma, piccole imitazioni di pesce foraggio, e le faccio passare in questa zona di corrente. Da quando siamo arrivati io vedo che la corrente è un po' aumentata, no Andrea? Si vede che il picco di alta marea è passato, stiamo andando verso la bassa, quindi non so se è una cosa positiva. Ogni volta le condizioni bisogna scoprirle. Oltre alle soft bait, in questa uscita ho portato anche qualche hard bait, quindi qualche crank, e lo faccio lavorare a filo della corrente. Questa è un'esca che va recuperata tecnicamente piano e scende parecchio, mantiene bene la corrente e mettendo molte vibrazioni viene facilmente riconosciuta dal predatore in agguato come un pescetto ferito, no? Morente, e quindi la dovrebbe aggredire con maggior facilità.
la utilizzo in questa seconda parte della battuta per il semplice motivo che con le soft bait, con le testine piombate rivolte, con l'amo rivolto verso l'alto, ho capito, ecco, che c'era il fondale giusto per far lavorare queste esche che scendono anche 2-3 metri, e quindi se ci fosse stato il fondale troppo basso il rischio di incaglio era alto, quindi utilizzo le esche artificiali anche come sonda per capire le conformazioni del fondale, eventuale vegetazione, rocce, e quindi si evitano gli ingagli in questo modo, anche se purtroppo nel fiume con l'acqua così diciamo torbida, che è una colorazione classica qui del fiume Volturno, l'ingaglio può sempre capitare, lo mettiamo a preventivo. Recuperi abbastanza lenti. Vediamo se abbiamo qualche risposta. Lancio sia verso il lato interno fiume, verso il centro, ma anche nell'immediato sottosponda. Il predatore può girarsi un po' dappertutto in questo spot. Siamo più o meno a metà della pescata, un'altra mezz'ora e il sole farà capolino, quindi questo in teoria è il momento ideale per la ricerca dei predatori, perché sappiamo bene che predatori come la spigola, ad esempio, attivano maggiormente la loro ricerca del pesce foraggio nei cambi di luce, quindi alba, tramonto, abbiamo maggiori chance di cattura, e anche e soprattutto la notte. Vediamo, facciamo ancora qualche lancio. Stiamo andando incontro al tramonto. Manca davvero poco al calasole e sono ritornato con le soft bait. Ho messo qualcosa di più generoso, sempre con un piombo in testa, in questo caso un piombo c'è burrasca, perché ho visto anche una bella, anzi abbiamo visto una bella cacciata, no Andrea? Vediamo se c'è qualche pescetto in attività. Era un bel pesce, sì. Cari amici, siamo in chiusura di questa nostra battuta di pesca, di questa nostra avventura all'interno del fiume, e che dire, è stata una giornata un po' amara di catture, nonostante sia partita bene. Dopo la prima mezz'ora poi è andata sì, bene come inizio, vai. Sì. Per me è stata una consacrazione, cioè la preda è stata la consacrazione della giornata, ma ci sarà tant'altro da fare. È vero, è vero. Comunque è stata una bellissima esperienza, e al ritorno, diciamo, abbiamo fatto un po' di spinning itinerante, approfittando, diciamo, dello scarroccio. Abbiamo fatto 2 lanci sotto sponda, però anche in questa occasione non abbiamo avuto risposte. Ci riproveremo, questa è la promessa, sì, sicuramente. di una futura pescata. Sempre ringraziamo il nostro amico Andrea. Grazie a te per la compagnia. Un saluto agli amici di Planet Spin, sicuramente ci saranno altre occasioni per stare insieme. Va bene, ti ringrazio, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima occasione, ciao ragazzi.